Di Marco with the outswinger, Pavard's flick on and Acerbi scores! Dopo 18 minuti l'Inter è in vantaggio. Thuram cerca spazio e fulmina Maignan sul primo palo. Inter are champions. Inter win the derby. Inter win the Scudetto. Number 20 is no longer a dream. It's a reality now. Io credo che ogni vittoria nasce dei momenti di difficoltà. Titoli di coda! Il Milan è campione d'Italia! The Nerazzurri finished second with 2 domestic trophies as consolation. Quando perdi un campionato, quando perdi una finale di Champions. Manchester City, for the first time in their history, are the Champions League winners. Grande rammarico per i nerazzurri che si fermano ad un passo dal sogno. Perché lì si costruisce anche una mentalità forte, una resilienza che poi ti permette di sapere dove andare a migliorare per arrivare all'obiettivo. Partenza in salita per la stagione dell'Inter, era sparito da giorni, non rispondeva al telefono neppure ai compagni, ma adesso è ufficiale, è saltata in maniera definitiva la trattativa per trattenere Lukaku a Milano. Il belga rientrerà tra le fila del Chelsea, in attesa forse della Juventus. Ne sapremo di più, avremo aggiornamenti nelle prossime edizioni del notiziario. Preferisco non parlarne, dico solo che ci deve essere sempre in tutte le cose, non solo in questa. Educazione e rispetto. Sai quanti giocatori, quante trattative pensi di aver chiuso, non si chiudono, ma se c'è rispetto e c'è educazione e c'è la voglia di dirsi le cose guardandosi negli occhi, non c'è mai problema. Quando invece si nega il telefono, si nasconde o si mandano risposte tramite altre persone che non sono quelle corrette, allora lì pensi che sia il momento di voltar pagina, basta. Per me è una cosa chiusa dall'8 di luglio, perché ricordo perfettamente la data, ed è finita lì. Non c'è nessun problema, nessun rammarico, sono stracontento di quello che è arrivato dopo. Thuram! Marcus Thuram! La sblocca l'Inter! Cross basso Thuram! Fa 3-0 l'Inter! Quando ho firmato all'Inter so che l'Inter comincia il campionato per vincerlo. È ancora presto per parlare della seconda stella, ma proviamo a imparare ogni allenamento e alla fine della stagione vedremo dove mi ha portato. La prima volta che ne ho parlato in società fu dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Giocava esterno, alto, nel Borussia Mönchengladbach, non era un attaccante, una prima punta, non sapeva nemmeno lui di esserlo. Oltre a Dzeko ci mancava ancora qualcosa per completare, tutto il reparto. E lui era il prescelto. Si infortunò, ci fu una distorsione al ginocchio che lo portò a star fuori qualche mese e di fatto si dovette cambiare obiettivo. Però quegli incontri rimasero la base, soprattutto quelli col papà, con Lilian, perché dissi a lui l'altro giorno me lo ricordava appunto, mi disse: tu sei stato il primo a dirmi che mio figlio era un attaccante centrale, poteva fare la punta. E in quel momento lì mi è rimasta in testa. Quando ci siamo ripresentati, papà non aveva dimenticato questo, nemmeno Marcos, che eravamo stati i primi e che il progetto nostro era un progetto finalizzato e mirato su di lui, e quindi il vantaggio ce lo siamo presi. Tornare in Italia è stato un po' come tornare a casa, perché è vero che ho fatto 10 anni qua, ho cominciato ad andare a scuola qua, i miei primi amici erano a Torino e a Parma, comunque è vero che ritornare a Milano in Italia è stato bello. Di Marco, il cross dentro Thuram! La prima esultanza che ho fatto contro Fiorentina e le mani dietro le orecchie, il rumore a San Siro. And Marcus Thuram gets his first for the Nerazzurri. Anche il canto che hanno per me è veramente bellissimo. Provi un po' a cantarlo così? No, devi venire allo stadio se vuoi sentirlo. La vicenda con il cambio in attacco Lukaku-Thuram è la prima vera svolta, è la prima vera sliding door della stagione della seconda stella dell'Inter.
And after all that summer of speculation that Romelu Lukaku would be the returning hero to Milan, in fact, he was heavily linked with a move to arch-rivals Juventus. Quello che nessuno però poteva immaginare è che sarebbe arrivata una nuova coppia in grado di soppiantare la Lula. But of course, this new strike force needed a nickname, so Thuram and Lautaro became Tula. Io e Lautaro ci completammo bene perché penso che Lautaro è un giocatore molto intelligente, ma quello che veramente mi piace di più con Lauti è la sua tecnica e il suo senso del gol. Sicuramente ti posso dire che Lauti è un capitano giusto, un capitano tosto, perché penso che si sia preso questa responsabilità nella maniera giusta. Sta dimostrando di essere perfetto nel ruolo di capitano e sta dimostrando tutto il suo valore in campo e ci auguriamo che possa continuare così. Il mercato dell'Inter, come per tutti, si chiude il 30 agosto. Plenty of movement in the summer for Inter in the transfer market. Two stalwarts went out of the side, Milan Skriniar and Marcelo Brozovic. That seemed to leave a big gaping hole in the midfield, which would be partially filled by Davide Fratesi, who signed from Sassuolo, albeit in a slightly different role. Pavard arriva per Skriniar in difesa, ma soprattutto il cambio in porta, con Onana che va via assicurando una grande plusvalenza al club, e arriva Sommer, portiere esperto ma con qualche mugugno nella tifoseria nerazzurra. Sommer era quello di cui avevamo veramente bisogno, uno che arriva dentro e sa già quello che deve fare e lo ha dimostrato. È arrivato, per dirti, faccio un esempio su tutti, durante la negoziazione e le trattative si era già preoccupato di imparare l'italiano, è arrivato e aveva già le conoscenze del linguaggio tecnico del portiere, è veramente un professionista pazzesco. Sommer! Che parata! Sommer, quality save from the Swiss keeper. I risultati del campo danno subito ragione ad Ausilio e Marotta. 3 vittorie nelle prime 3 giornate, esattamente come il Milan, e la squadra vola. And matchday 4 means the derby della Madonnina, the usual hype surrounding the Milan derby. Inter and Milan, a fierce rivalry, but the stakes are even higher this time around. The rossoneri are on the back of 4 consecutive derby defeats, and so the pressure is starting to tell on head coach Stefano Pioli. Per l'Inter c'è chiaramente l'occasione di dare la prima spallata ai cugini rossoneri e distanziarli in classifica. If he can find space for a cross, he can. This is Di Marco and turned in by Mkhitaryan. Thuram! Ma che gol ha fatto! Assist, gol e adesso anche il derby. Mkhitaryan! Ancora! And he delivers another goal from Hakan Çalhanoğlu for Inter against Milan. Is this goal number 5 for Inter? Mkhitaryan, Fratesi! Vincere un derby in questa maniera credo che significa una grande consapevolezza di forza, dove la squadra dimostra non soltanto in quella partita, sino di essere superiore e che aspetta per il futuro, credo che un grandissimo cammino. Inter's resounding win in the derby is the first psychological blow to their title rivals, but a shock home defeat to Sassuolo just 10 days later brings Milan and Juventus back to within touching distance of the Nerazzurri. Un messaggio chiarissimo al campionato arriva nella trasferta di Salerno. Lautaro inizia in panchina in vista della Champions, però la gara non si sblocca. Entra il Toro, ne fa 1, ne fa 2, arriva il terzo, arriva il quarto. Lautaro Martinez, incredible, 4 goals off the bench. Record per quanto riguarda il capitano nerazzurro e soprattutto strapotere della squadra di Inzaghi.
Oggi è il giorno dei fischietti, 50.000 quelli che saranno distribuiti dal tifo nero-azzurro fuori dallo stadio per accogliere Lukaku, che tornerà per la prima volta a San Siro da romanista dopo i noti fatti di luglio, quando il belga si negò alle telefonate di compagni e dirigenti fino ad arrivare alla rottura definitiva. Inter-Roma delle 18 a San Siro si preannuncia una sfida caldissima. Delle squadre, volume al massimo per sentire l'accoglienza di San Siro. Di Marco's ball in, and they finally get it right. Marcus Thuram. Beh, il rapporto con il mio papà è un rapporto che un papà dovrebbe avere con il suo figlio. Mi parla molto, mi aiuta dentro e fuori del campo. Ma se c'è veramente una cosa che devo dire sul mio rapporto con lui è che è veramente sempre dietro di me. Anche a 26 anni penso che ancora sono un bambino. In autunno, un po' a sorpresa, inizia a delinearsi il vero duello della prima parte di campionato. Non più il Milan, ma la Juventus. Scontro diretto il 26 novembre con i bianconeri appena a 2 lunghezze dall'Inter. So we head into the Derby d'Italia, Juventus against Inter, with the Nerazzurri 2 points clear. That means that if the Bianconeri were to win the match, they could go a point clear at the top of the table. It's a huge game, a massive, fierce rivalry, and it has all the ingredients of a special night. Chiesa, head down, lovely cutback, and Vlahovic buries it. It is the front two. They have returned to form, and they've done so in the Derby d'Italia. Thuram with the ball in, Lautaro Martinez! And it's now the Inter front two who combine. The league's top scorer has another goal. It's his first in Turin. Fine dei giochi allo Stadium, termina senza vincitori la super sfida fra Juve e Inter. Nerazzurri che restano primi in classifica a +2 sui bianconeri. La strada per lo scudetto è ancora molto lunga. Ma se le dicessero arriverete di nuovo in finale di Champions perdendola ma ci sarete, ripeterebbe il campionato dell'anno scorso o meglio, assurdo, un paradosso, uscire agli ottavi ma vincere lo scudetto? Beh, quello dello scudetto, come sapete, quest'anno coinciderebbe anche con la seconda stella, che sarebbe veramente qualcosa di straordinario. Quindi se l'alternanza è un anno arrivi in finale, un anno vinci lo scudetto, ci sta anche che di vincere lo scudetto. Inutile girarci attorno, il vero obiettivo dichiarato dell'Inter e per la società è vincere lo scudetto e arrivare alla seconda stella. Non a caso il Derby d'Italia a Torino non è un granché sotto il profilo dell'intensità, ma è specchio della tensione che si respira soprattutto in casa nerazzurra. Inter and Juventus trade blows at the top of the table heading into Christmas and through to the new year. Inter win away in Naples, Juventus beat Napoli at home. Inter win in Rome against Lazio, Juventus beat Roma in Turin, and so we come to the 6th of January, round 19, the final match day of the first half of the season, and Inter know if they can beat Verona at home, they will be crowned winter champions. L'Inter per il titolo di campione d'inverno affronta il Verona. It's Inter Verona from San Siro. Mkhitaryan bursting through, Lautaro's first sighted goal! Torna e fa quello che sa fare. Duda con il cross basso. Henry. La partita col Verona è stata una partita soffertissima fino alla fine, che va bene che Fratesi nell'ultimo minuto ci ha dato la vittoria con questo gol, quando tutti pensavano che finiva 1-1. And then driven back in, spilled. Arriva Davide Fratesi. Vedere esplodere San Siro in questa maniera, con la faccia di Fratesi infuocata, tutti i componenti della panchina sopra di lui, lì credo che c'è stato uno dei momenti dove abbiamo detto siamo molto vicini.
Martedì 22 gennaio, buongiorno ai nostri radioascoltatori. L'Inter di Simone Inzaghi ieri sera si è aggiudicata la prima Supercoppa italiana nel nuovo formato a 4. Dopo aver battuto venerdì la Lazio, i nerazzurri hanno sconfitto il Napoli di misura nella finale che ha segnato il titolo a Riyadh. Inter are barely dropping any points in Serie A, but because they're involved in the final four of the Super Cup in Saudi Arabia, they actually miss a Serie A match. And this means that Juventus, albeit having played a game more, can actually go ahead of Inter, all this with the Derby d'Italia on the horizon. Sembra già quasi tutto scritto per il sorpasso della Juventus, perché l'Inter è impegnata in Supercoppa a Riyadh. Allegri intanto travolge il Lecce 3-0 e poi c'è l'Empoli in casa, la possibilità di allungare e di presentarsi allo scontro diretto in vantaggio sui nerazzurri. Gatti got his head to it, Vlahovic scores! Gets it back from Luperto, Baldanzi on his weaker side! Allo Stadium, Juventus 1, Empoli 1. Luce a San Siro, c'è il derby d'Italia fra Inter e Juventus. The result tonight will have a significant say in where the Scudetto ends up come May. Le due sfide con la Juve sicuramente sono sempre sfide molto sentite per tutto quello che rappresenta la storia sia nostra che loro. Barella's ball in, Pavard, he missed it but it's in! È il vantaggio dell'Inter! Credo che l'Inter siamo stati superiori, abbiamo meritato la vittoria. E ci ha dato anche lì un grande lancio di forza perché in quel momento lì la Juve era seconda e stava lottando con noi per vincere questo campionato e lì credo che abbiamo dimostrato che eravamo la squadra più forte. Di Marco dentro! Lautaro Martinez! Di sicuro il mese di gennaio è stato importante perché sono state tutte partite molto impegnative, riavvicinate. Palla tagliata! L'incornata del Toro! Però sapevamo che quel mese lì era determinante e credo che lo abbiamo affrontato nella maniera migliore che ci ha permesso di vincere tutte queste partite. Frattesi in mezzo all'area, c'è Lautaro, l'appoggio per il Toro, transizione micidiale. Il campo tutti lo conoscono, è uno dei migliori attaccanti del mondo, un leader incredibile per l'Inter e il nostro capitano. Lautaro Martinez waiting for Thuram, Lautaro goes himself. Fa la differenza nelle grandi partite, fuori dal campo qualcuno di eccezionale, un amico caro e una persona con chi amo passare tanto tempo. Lautaro Martinez! Sacrificia sempre per i compagni e è uno dei giocatori più importanti nella sua nazionale all'Inter e si sacrifica anche se è un giocatore così generoso. Lautaro funziona ed è trascinatore, Thuram funziona, Frattesi funziona anche partendo spesso dalla panchina. Tutto funziona all'Inter e il merito non può che essere di un uomo, Simone Inzaghi. È sicuramente una persona piacevole, oltre ad essere un grande allenatore. Nel momento giusto riesce a darti quella tranquillità e quella serenità che a volte serve. Si lavora meglio con la serenità, si lavora meglio con le vittorie. Sono ingredienti importanti per costruire e puntare a grandi obiettivi. Simone Inzaghi and his Inter side barely put a foot wrong this season. If there was one thing to take the gloss off the campaign, it was their European exit at the hands of Atletico Madrid. But after they crashed out of the Champions League, it became abundantly clear that they were determined to go on and win the Scudetto. Più o meno a metà marzo si capisce come andranno a finire le cose per lo scudetto. La Juventus è crollata, addirittura risuperata dal Milan che è tornato al secondo posto. C'è l'occasione della vita, il derby di ritorno del 22 aprile. Lì
l'Inter può vincere, assicurarsi lo scudetto e prendersi una bella vendetta rispetto a quello che è accaduto 2 anni prima. Il derby dell'andata e il derby del ritorno non l'ho vissuto della stessa maniera, perché il derby d'andata era una delle mie prime partite con l'Inter. La gente non mi conosceva, ma il derby di ritorno ho veramente sentito il peso della partita tutta la settimana e anche il traguardo che potevamo raggiungere se vincevamo questa partita. Di Marco with the outswinger, Pavard, flick on and Acerbi scores! Acerbi! La schiaccia alle spalle di Maignan! Thuram, he can hit them from there! E fulmina Maignan sul primo palo! Marcos Thuram! L'Inter con 5 giornate d'anticipo è campione d'Italia! È una serata straordinaria e la manifestazione più bella è proprio quello che stanno facendo i nostri tifosi, che meritano un grande applauso da parte di tutta la società e lo dimostrano adesso sotto l'acqua. È un risultato strameritato e devo dire che il protagonista, l'attore più importante è sicuramente il leader di questo gruppo, che sono Inzaghi. Da allenatore mi mancava uno scudetto, avevo vinto tanti titoli e questo chiaramente era una cosa che era un mio grandissimo obiettivo. Non avevamo certezze, però era un nostro obiettivo dichiarato e siamo molto contenti di averlo centrato. Sono stati 3 anni meravigliosi, serate indimenticabili, questa qua chiaramente rimarrà. Sono estremamente contento per quella gente che c'è sempre stata e stasera era lì ad aspettare questo trionfo. Poi è stato prima un obiettivo, è anche un sogno, perché quando arrivi all'Inter cosa che vuoi fare è vincere i trofei, e il primo anno vincere 2 trofei è stato veramente un orgoglio e sì, un sogno. Domenica 28 aprile, buona giornata dopo i caroselli spontanei di lunedì notte. Oggi è il giorno della parata dell'Inter. Subito dopo la partita col Torino, infatti, un bus scoperto porterà in trionfo i neocampioni d'Italia da San Siro fino al Duomo. Oggi ci prenderemo tutto l'affetto del nostro pubblico, che abbiamo sempre cercato di ripagare in campo, quindi siamo super contenti. Adesso penseremo alla partita e poi ci concentreremo sul pullman. Sala è un amico carissimo, è qualcuno come me che ride sempre, che ama ballare, che fa il DJ, è una persona incredibile. Mkhitaryan, this is Çalhanoğlu, it's a gorgeous goal. Quando sono arrivato mi hanno detto che prima non faceva il play e che era il suo primo anno giocando play. Io non ci credevo, perché la maniera come gioca, come gestisce la palla, e lui è un po' il nostro cuore della squadra e ci aiuta un sacco. Quando Çalha va bene, l'Inter va bene. Çalhanoğlu! Grandissima personalità, un trascinatore, uno di quelli che meritava vincere questo campionato in questa maniera. Sicuramente un momento importante, emotivo, perché quando ho visto tutta questa gente ad aspettare i nostri campioni d'Italia che stavano facendo il giro della città, sentire il mio coro, l'entusiasmo del popolo nerazzurro è stato qualcosa di incredibile. Ho visto famiglie, bambini, tanta emozione per la vittoria di questo campionato, che vuol dire la seconda stella, che vuol dire scrivere una delle pagine più importanti del nostro club. E credo che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. In quel momento lì che mi sono affacciato con i nostri tifosi, brividi di grande emozione e grande sentimento da parte mia nei confronti loro e da parte loro nei miei confronti. Ormai io dico sempre che
l'Inter e la mia famiglia siamo una cosa sola. Oggi l'atmosfera era qualcosa di incredibile. Sono fantastici, questa gente ci ha sostenuto fin dal primo momento e noi in qualche modo abbiamo cercato di ripagarli. Stasera alzare la coppa in questo stadio è qualcosa di meraviglioso. È giusto che ci gustiamo questa festa, questi splendidi tifosi che ci hanno tributato una festa pazzesca. E c'è stato un momento che tante squadre come l'Inter volevano arrivare a vincere il titolo. Insomma, eravamo lì in pochi punti, poi non abbiamo bollato, abbiamo fatto un percorso pazzesco e abbiamo meritato questo titolo.